Onegashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi vi parlo di un film del 2007 del regista Shunichi Nagasaki. Il film in questione è Kuro Obi. Letteralmente si intitola Cintura Nera. E perché vale la pena parlare di questo film? Perché fin dagli anni 70 sono usciti davvero centinaia di film che sono stati distribuiti con la parola karate all'interno del loro titolo, dei film di arti marziali con la parola karate nel titolo, oppure all'interno dello stesso film nel doppiaggio veniva nominato il karate. Insomma, facevano tutti karate, anche se poi invece sullo schermo si trattava di tutt'altra arte marziale. Perché veniva fatto questo? Beh, perché il karate è una delle discipline più famose. In realtà le scene di vero karate al cinema, nei film, si contano davvero sulla punta delle dita. Lo stesso Karate Kid non aveva niente a che fare con il karate. Kuro Obi invece è un film che mostra il karate in tutta la sua bellezza. La storia del film è molto semplice. In realtà la storia ha l'obiettivo non solo di mostrare un po' di vero karate, ma anche di portare dei messaggi positivi, dei messaggi giusti. Ne parliamo dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Oggi parliamo del film Kuro Obi. Tre allievi di karate, tre studenti di karate che avranno destini completamente diversi. Uno di loro imbocca la via sbagliata, un altro allievo cerca invece di rimanere sulla retta via che il loro maestro gli ha sempre mostrato. Il terzo allievo è abbastanza neutrale e assente nel film, ma cerca continuamente di ricordare agli altri due gli insegnamenti del loro maestro. Ma della trama vera e propria ve ne parlerò fra poco. Quello che sicuramente risalta è la bravura marziale dei due interpreti protagonisti. Non stiamo parlando di attori professionisti, ma stiamo parlando di due grandi maestri. Il primo è Aikito Yagi, che è un istruttore dell'International Meibukan Goju Ryu Karate. Il secondo è Tetsuya Naka, che è un bravissimo istruttore della JKA, della Japan Karate Association. Il primo interpreta un allievo di nome Giryu. Il secondo invece, Tetsuya Naka, interpreta Taikan, l'allievo diciamo un po' più ribelle. In questo film i combattimenti sono volutamente poco spettacolari, ma assolutamente strepitosi per gli intenditori. Insomma, sono la vera perla del film. Sì, perché ad occhi inesperti potrebbero sembrare combattimenti non molto coinvolgenti, però di questo ne parleremo fra poco. Vi basti sapere che lo slogan che accompagnava questo film era "Veri combattenti, vero karate, vero Giappone". E questo slogan dice tutto. Diamo però adesso uno sguardo alla trama. La storia si svolge negli anni 30. Il Giappone sta per entrare in guerra e il film si apre con una truppa militare che arriva a un dojo sperduto in cui tre ragazzi praticano il karate con il loro vecchio maestro, ma presto saranno coinvolti in una rissa. I soldati infatti vogliono confiscare il loro dojo, ma alla fine non faranno altro che scatenare la rabbia degli allievi che si scaglieranno contro i soldati. Riescono così ad evitare il sequestro della scuola. Non molto tempo dopo però il loro vecchio maestro muore e lascia la sua cintura nera che rappresenta il loro dojo, la loro scuola. La lascia in sospeso in modo che il più degno di loro tre possa ottenerla. Questo perché, secondo il maestro, hanno ancora molto da imparare.
Giryu è molto ingenuo, mentre Taikan è un allievo un po' più diretto ed è totalmente l'opposto di Giryu. Quindi i ragazzi si divideranno e prenderanno strade diverse. La storia, la recitazione, il film stesso potrebbe stare da solo in piedi senza alcun combattimento, perché lo scenario è molto bello, c'è il dramma, i personaggi sono ben costruiti, la regia è molto semplice ma potente, onesta, e anche la musica è degna di nota. È stata composta infatti da Naoki Sato. Ma quindi cosa c'è di così speciale in questo film? Che è reale e ha tutto al posto giusto, grandi combattimenti e grandi maestri, una storia semplice ma ben studiata, insomma un bel film con un messaggio rispettoso e una degna rappresentazione del karate. Karate che, rispetto a centinaia di film su spadaccini volanti e maestri vendicativi di Kung Fu, in realtà non è così popolare sullo schermo, come ho detto all'inizio. In Kuro Obi non si tratta di mettersi in mostra. Non aspettatevi nessuno stuntman che cade da 10 metri, niente calci volanti saltati con 10 rotazioni, non ci sono effetti speciali, niente tecniche in avvitamento, niente di tutto questo. Nessuna scena di combattimento è stata fatta per esagerare. Non c'è nulla da esagerare in questo film, perché anche le tecniche più semplici e più brevi sembrano così perfette e potenti che non hanno bisogno di spiegazioni. Questo film infatti renderà molto più chiaro il karate e solo per questo vale la pena di guardarlo. Leggendo del film in rete ho trovato diversi forum di karate in cui la gente ha elogiato gli attori per essere grandi maestri e anche persone gentili e umili anche dopo averli conosciuti nella realtà. Il semplice fatto che il film abbia avuto un grandissimo successo anche negli ambienti dei praticanti di karate ha dimostrato che non è un film d'azione medio. Tetsuya Naka, che interpreta Taikan nel film, è un istruttore veramente preparato della JKA, come ho già detto. E la cosa bella, come ho detto all'inizio, è proprio questa, che i due protagonisti sono dei veri maestri di karate. E questa cosa, ragazzi, si vede, si avverte subito nel film. Si capisce che c'è qualcosa di più che due semplici attori addestrati a recitare un combattimento. Talmente i colpi sono naturali e perfetti, proprio perché sono assolutamente tecniche che hanno studiato nella loro pratica di tutti i giorni. Anche chi non è un intenditore di karate si accorgerà dello strano alone di sapienza che circonda i due protagonisti. Il film purtroppo però non è mai uscito in italiano. Potete trovarlo facilmente in rete in lingua giapponese ma sottotitolato in inglese. Anche se io ho avuto la fortuna di riuscire a vederlo con i sottotitoli in italiano, perché una ragazza qui del dojo lo ha tradotto e poi sottotitolato in italiano. Insomma ragazzi, se fate karate o se amate i film di arti marziali dovete assolutamente guardare questo film. In un film di arti marziali dove viene sempre tutto lasciato agli effetti speciali, alla spettacolarità, a delle tecniche a volte ripetute e ripetute solo perché sono belle da vedere sullo schermo, spettacolari ma non molto efficaci. Ecco, questo è un film che riporta tutto indietro nel tempo, riporta le tecniche al suo valore originale. Come ho detto, la storia è solo un piccolo pretesto per rilasciare dei messaggi importanti e sarà sicuramente interessante seguire lo svolgimento delle avventure di questi due allievi che naturalmente si allenano all'inizio insieme, saranno separati dagli eventi e naturalmente alla fine si ritroveranno uno contro l'altro, il bene contro il male, il karate usato per scopi nobili contro il karate usato solo per combattere. Come finisce il film lo lascio scoprire a voi, andate e recuperate questo piccolo capolavoro delle arti marziali, Kuro Obi. Bene ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, supportatemi in questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, condividete i miei video, lasciate like ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato! この時を待ってたぜ!